Recording in progress. Dovremmo già essere in trasmissione. Saluto tutti, aspettiamo ancora qualche secondo per farvi entrare tutti. Buonasera, entrate con comodo, prendetevi posto, anche se è a casa vostra. Sentitevi al vostro agio. Presto inizieremo con l'8ª puntata delle consulenze mediche del Cannabis Social Club Bolzano. Wir starten gleich mit der Veranstaltung. Wir warten noch ein wenig, dass Sie sich bequem hinsetzen können. Herzlich willkommen bei der 8. Veranstaltung im Bereich der medizinischen Sprechstunden des Cannabis Social Club Bozen. Wir starten. Schönen guten Abend. Mein Name ist Markus Lobis. Ich freue mich, dass ich diese Veranstaltung moderieren kann. E parto subito in italiano, perché questa trasmissione si farà in lingua italiana. C'è la traduzione simultanea. Ich weise Sie darauf hin, dass es eine Simultanübersetzung gibt von David Casagranda, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke. Wenn Sie unten im Zoom, unten rechts auf das kleine Symbol mit der Weltkugel gehen, können Sie die übersetzte Sprache hören. Per tutti quelli che vogliono seguire la traduzione c'è la possibilità, giù in basso c'è quella piccola iconcina e lì si può scegliere la lingua. In questo caso il tedesco. Das ist eine technische Durchsage gewesen. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem, vi saluto, siccome parliamo in due lingue ovviamente saltiamo tra l'una e l'altra. Come detto prima questa puntata si svolgerà in lingua italiana. Do un cordiale benvenuto a Peter Grünfelder, che è il coordinatore del Cannabis Social Club di Bolzano, che è quello che ha ideato questa serie di consulenze mediche, e gli passo la parola per un suo saluto. Buonasera a tutti i presenti, sono fiero di potervi ospitare in questo evento, spero anche molto interessante. Oggi parliamo di terapia del dolore, della fibromialgia. Il Cannabis Social Club di Bolzano che organizza questi eventi è un'associazione pazienti. Il nostro scopo è di aiutare i pazienti, di informare e di sensibilizzare. Sono molto fiero sono molto contento di poter invitare per settimana in settimana degli esperti che presentano del tema, in quel caso la dottoressa Monica Sapio, la responsabile in terapia del dolore dell'ospedale Bucheri La Ferla Frate Benefatelli di Palermo. Mi scusi, è un po' lungo il nome. Saluto anche il dottor Roberto Pittini, medico di terapia del dolore da Merano, il presidente del Cannabis Social Club, il dottore Aldo Leonardo Berti, un medico di base, ci raggiungerà fra mezz'ora. E poi come me ci siamo già tutti. Sono dispiaciuto di non aver potuto invitare più medici adesso a essere anche qui a discutere con noi. Assisteremo adesso a una presentazione della tematica, però prima ridò la parola a Markus Lobis per il passaggio, no? Grazie Peter. Io adesso passo la parola al dottor Roberto Pittini, che è il responsabile del comitato scientifico del Cannabis Social Club di Bolzano, e oggi abbiamo azzeccato proprio perfettamente la sua tematica, la sua passione, la sua competenza specifica, che è la terapia del dolore. E lo prego di introdurre un attimino nella tematica brevemente per poi poter passare la parola alla dottoressa Sapio. Grazie Marcus e grazie Peter per l'invito. Sono contento di poter introdurre la dottoressa Sapio da Palermo
Sulla terapia del dolore sì, è vero, è il campo che più mi piace, diciamo, complementare all'anestesia, che quello è il lavoro principale. Cercherò di essere breve perché tra i tanti difetti che ho è quello di spesso di essere un po' lungo. L'importanza della terapia del dolore è molto grande, purtroppo la politica spesso non riesce a dargli lo spazio adeguato. In qualche regione va meglio, in qualche regione un po' meno. Io personalmente sono molti anni che sto cercando di far implementare alla provincia di Bolzano quello che è previsto dalla legge 38/2010, cioè un percorso di terapia del dolore, una possibilità per qualsiasi paziente di potersi rivolgere a uno specialista in tal senso per alleviare le sofferenze. Come ha detto un'autrice molto importante, la dottoressa Marcia Angel, ci sono tra le cose più importanti che può fare un medico, sicuramente alleviare il dolore è una delle più importanti. Che dire ancora? Spero che con l'informazione che riusciamo a dare, la formazione in qualche caso, riusciamo a sconfiggere, ad abbassare il livello di pregiudizio che purtroppo c'è attorno alla pianta della canapa, non solo a livello di opinione pubblica, ma purtroppo anche di personale medico. D'altronde per tanti decenni a livello universitario non è stato insegnato quasi nulla e quindi ognuno di noi che si è occupato della tematica cannabis l'ha fatto cercando di studiare più a fondo qualche cosa che si trova un po' di meno nei libri di testo, diciamo un po' meno, ma andando a cercare si trova ben tanto. Mi fermo qui perché appunto cerco di non dilungarmi. Grazie ancora alla dottoressa Sapio e attendo le parole sulla fibromialgia, che è sicuramente una sfida molto importante in terapia del dolore. Grazie, a dopo. Grazie mille Roberto. Prima di iniziare ho ancora una serie di comunicazioni di carattere tecnico da fare. Se avete delle domande o se volete anche deporre dei suggerimenti o partecipare al dibattito, vi preghiamo di inserire il vostro commento, il vostro suggerimento nella chat del Zoom, della trasmissione Zoom, quelli che ci seguono su Zoom. Gli altri che ci seguono su Facebook possono usare per questo scopo la funzione commenti su Facebook. Abbiamo due versioni di Facebook, uno che contiene la traduzione in lingua tedesca, un'altra che manda il segnale originale in italiano, e abbiamo per fortuna anche Lidia Canins che segue un po' tutti questi canali per poterci poi anche presentare le domande e i suggerimenti che ci avanzate voi. Adesso möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir die Simultanübersetzung haben. Wenn Sie die Übersetzung hören möchten, haben Sie auf Zoom die Möglichkeit, und es sind wieder sehr viele Zuschauer heute und es sind immer wieder welche dazugekommen, Sie haben die Möglichkeit, unten rechts im Monitor, wenn Sie auf Zoom die Maus bewegen, dann öffnet sich unten das Menü und unten rechts haben Sie einen kleinen Globus, da steht drauf Dolmetschen. Da können Sie draufklicken und dann die Übersetzung hören. Herzlichen Dank an Davide Casagranda für die Übersetzung. Passo ora la parola alla dottoressa Sapio, che è già stata introdotta, e la prego di presentare la sua relazione. Buonasera, benvenuta dottoressa Sapio. Buonasera, ringrazio gli organizzatori e i tecnici che mi hanno sostenuto in questa e mi sosterranno in questa presentazione. Vado subito. Volevo dire al collega che... Posso dire solo una cosa, chiedo scusa, che ho dimenticato di Prego. dire. La preghiamo di parlare piano, lentamente, perché oggi abbiamo la traduzione simultanea. Spesso ci capita che mettiamo un po' troppo sotto stress il nostro traduttore.
Va bene, Grazie mille, cercherò. chiedo scusa di aver interrotto, ma questo mi No, no, sembrava ha fatto corretto. bene perché effettivamente non sono abituata alla traduzione simultanea, quindi devo fare attenzione. Volevo dire che mi occupo di terapia del dolore da lontanissimo, mi sono laureata nell'85, ho fatto la tesi di laurea in terapia del dolore, fatevo il conto. Condivido la mia presentazione. Perfetto, si vede benissimo. Un attimo, ecco qua. Ecco, questo è il titolo della relazione. Parleremo oggi della sindrome fibromialgica e di ciò che la terapia con cannabis medica ha portato di grande innovazione nel trattamento farmacologico della sindrome fibromialgica. Mi presento un attimo, anche se sono già stata presentata, oltre che responsabile della terapia del dolore dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Palermo. Sono anche referente medico dell'AISFO DV sezione di Palermo. E allora vi presento un attimo la fibromialgia. La fibromialgia è una patologia molto nota da qualche anno, ma in realtà forse da una decina d'anni. In realtà prima era assolutamente sconosciuta, venivano questi pazienti e difficilmente venivano inquadrati. Ancora oggi vengono inquadrati non da tutti i medici, ma certamente i terapisti del dolore sono in grado di farlo. È una patologia caratterizzata, e i reumatologi naturalmente, è una patologia caratterizzata da dolori muscolari diffusi associati ad affaticamento, rigidità, problemi di insonnia, di memoria e di alterazioni dell'umore. Questa è la definizione più semplice e più elementare. In realtà in questa diapositiva vi ho voluto mostrare la quantità di sintomi che possono essere presenti, chiaramente non tutti insieme, per fortuna, ma talvolta sì, possono essere presenti nello stesso paziente. Quindi vedete come è vero che il sintomo più grave e spesso invalidante è il dolore, ma tanti altri sintomi sono presenti nella quotidianità del paziente e di fatto la sua qualità di vita è spesso molto scadente. Aggiungete questo alla difficoltà di diagnosi per appunto carenza di formazione da parte di medici e spesso negazione da parte di molti medici dell'esistenza addirittura di questa patologia, e quindi potete comprendere come il vissuto di un paziente fibromialgico è spesso estremamente complesso. Per fare diagnosi di fibromialgia ci si basa sull'esame clinico banale, elementare, molto facile del paziente. Si rilevano alcuni punti dolorosi, si chiamano punti tender, che sono proprio tipicamente, c'è una mappa, sono tipicamente presenti nel paziente fibromialgico, sono 18, non è detto che debbano essere tutti presenti, un numero superiore a 11 già fa fare diagnosi, ma a me personalmente è capitato di fare diagnosi in pazienti che non avevano neanche gli 11 punti, ma avevano un vissuto, una storia ed delle caratteristiche che lasciavano presupporre che probabilmente, se non era presente in quel momento un numero di 11 punti tender, sarebbe stato presente di lì a poco. Come vedete ho preso un quadro di Frida Kahlo per proprio simboleggiare un dolore diffuso di tipo spesso puntorio, che noi medici abbiamo per molto tempo assimilato al dolore neuropatico, ma in realtà appartiene a un'altra fattispecie, lo vedremo. È necessario fare una prima diagnosi affrontando la fibromialgia. Se ci si trova davanti ad una sindrome fibromialgica primitiva, cioè è essa stessa la malattia, oppure secondaria, si manifestano quei sintomi perché in realtà ci sta dietro un'altra patologia, spesso di pertinenza reumatologica, che comporta un corteo sintomatologico
di tipo fibromialgico, ma possono esserci anche delle malattie genetiche, non so, l'ipotiroidismo, tante altre patologie, e quindi è necessario che chi si approccia a fare una diagnosi di fibromialgia abbia ben presente e alla fine esprima un suo giudizio se si trova davanti, a prescindere dai sintomi, se si trova davanti ad una fibromialgia primitiva o secondaria. Io mi dedicherò ovviamente a quella primitiva. Nel 2019 nasce a Palermo l'idea del cosiddetto modello fibromialgia, cioè l'idea di affrontare la patologia fibromialgica in una maniera un po' diversa rispetto al solito, adesso entreremo nel particolare, e soprattutto si stigmatizza il fatto che la fibromialgia è un ottimo paradigma del dolore cronico non neoplastico di tipo nociplastico. Vi avevo detto che per tanti anni noi medici del dolore abbiamo pensato che il dolore della fibromialgia fosse di tipo neuropatico. In realtà la IASP, adesso lo vedremo, in realtà il dolore del paziente fibromialgico è un dolore di tipo nociplastico. Il trattamento standard, come vedete qui a destra trovate un circuito che si realizza nella fibromialgia, dove tutto è collegato, il dolore come scusate, ecco, come la tensione muscolare, lo stress quotidiano, la limitazione di attività, la fatica, la depressione e la proprio incapacità muscolare, che poi riportano di nuovo al dolore. Quando noi vediamo il paziente, spesso siamo davanti a una condizione così, e quindi avremo davanti questo circolo vizioso da scardinare per poter affrontare singolarmente i vari pezzi per poi migliorare la qualità, complessivamente la qualità di vita del paziente. E quindi si fa come nella fibromialgia, come nel dolore cronico, secondo la legge 38 che il collega ha citato, si utilizza il cosiddetto modello biopsicosociale, cioè si affronta la malattia non solo dal punto di vista farmacologico, ma da un punto di vista un po' più ampio, appunto biopsicosociale. La terapia standard di questi pazienti è una terapia multimodale. Una volta fatta una diagnosi, in Sicilia abbiamo sviluppato un piano diagnostico terapeutico assistenziale che come dire, chiarisce quali sono i primi esami a cui sottoporre il paziente e poi altri esami per poter fare diagnosi differenziale. Il primo punto, come vedete subito in alto, è l'informazione e la formazione del paziente. Proprio nel modello biopsicosociale mutuato per il trattamento della fibromialgia è sottolineato ormai da tutto il mondo come l'informazione corretta del paziente, la formazione del paziente a conoscere la sua patologia sia il primo passo, veramente il nodo il momento più importante. E poi faremo una terapia fisica individuale, modificheremo lo stile di vita, è importante il dimagrimento laddove serve o una dieta laddove serve, perché spesso questi pazienti hanno anche delle intolleranze, soffrono di colon irritabile. A questo punto rivaluteremo il paziente dopo questi due principali step e poi faremo un trattamento aggiuntivo personalizzato che può essere iniziato anche dal primo incontro se il paziente arriva già formato naturalmente, e bisognerà prendere in considerazione tutto quello che insieme al dolore il paziente ci mostra: una depressione essenziale o reattiva, uno stato d'ansia, catastrofismo, capacità di risolvere problemi, il dolore, l'insonnia, la disabilità che a volte è molto grave con conseguenti frequenti assenze dal lavoro, e quindi quello che dovremo fare sono delle psicoterapie laddove servono, farmaci e tecniche li vedremo, e una riabilitazione individualizzata.
I trattamenti sia farmacologici che non farmacologici volgono a alleviare il dolore, minimizzare le cause persistenti, rallentare la progressione della malattia e avere un recupero del paziente per quanto riguarda la capacità muscoloscheletrica. E quindi informazione, educazione, trattamento del dolore, terapie specifiche se c'è una patologia primitiva e terapie specifiche se ci sono comorbilità. E quindi ovviamente ridurre il peso negli obesi spesso è necessario, riabilitazione fisioterapica personalizzata e una valutazione psicologica psichiatrica a volte. In che cosa consiste la terapia farmacologica? Consiste in una terapia polifarmacologica. Questo è un concetto mutuato proprio dall'anestesia. Il collega anestesista come me ha ovviamente molta dimestichezza con questo. Si tratta il paziente con uno schema terapeutico in cui il sintomo viene aggredito con più farmaci o tecniche, ciascuno al dosaggio minimo efficace. Ogni singolo paziente ovviamente deve essere inserito in un percorso personalizzato ed è necessario bilanciare le necessità e la risposta del paziente alla terapia stessa. E quindi usare farmaci con meccanismi di azioni differenti per ottenere dei pezzettini di risultato. La somma di questi pezzettini di risultato darà l'esito complessivo di terapia del paziente. Questo consente di usare minime dosi di ciascun farmaco, di potenziare gli effetti con la massimizzazione dei risultati e minimizzare gli effetti collaterali. Vi presento qui, poi chiaramente queste diapositive potranno restare a vostra disposizione. Si sono sviluppate nel tempo svariate linee guida. Ve le sintetizzo in questa diapositiva in cui possiamo vedere come nella maggior parte delle linee guida si mettono in evidenza le possibilità terapeutiche in base alla evidenza che questi farmaci hanno dato di utilità nel trattamento della fibromialgia. Ed ecco qui una tabella, è di più facile consultazione. Vedete come il paracetamolo, per esempio di prima scelta, i FANS e nelle linee guida del 2012, ma nel 2017 il paracetamolo solo in associazione con tramadolo. Gli antinfiammatori erano di prima scelta nel 2012, mentre nel 2017 no. Scendiamo perché vorrei porre l'attenzione sui cannabinoidi, li vedete qui, e vedete come nelle ultime linee guida del 2017 i cannabinoidi non vengono minimamente consigliati per la terapia della fibromialgia. Beh, e allora che ci deve raccontare adesso la dottoressa Sapio? Proverò a scardinare queste affermazioni fatte che però sono molto pesanti perché sono appunto le linee guida più utilizzate, queste dell'EULAR. Questo è quello che noi usiamo normalmente per trattare il dolore severo e l'insonnia, che sono la principale causa di sofferenza del paziente. Farmaci e tecniche. Questi sono i farmaci antidepressivi, anticonvulsivanti, il tramadolo e il tapentadolo, che sono degli diciamo analgesici centrali, anche se hanno degli effetti un po' misti. E poi i cannabinoidi li ho messi in rosso perché, come vedete, come vi ho fatto vedere nella diapositiva precedente, non sarebbero consigliati, ma di fatto hanno dato la svolta alla terapia dei pazienti fibromialgici. E poi le tecniche, l'ossigeno iperbarico, l'ozonoterapia, una elettrorimodulazione con stimolazione transcranica centrale o una elettrorimodulazione periferica. Ed è sempre imperativo trattare le comorbilità. È caratterizzata, cerchiamo di ragionare un po', vi faccio fare un po' di voli pindarici, spero di riuscire a guidarvi in questo, sono quelli che mi hanno guidato in questi anni. La sindrome fibromialgica è caratterizzata solo da dolore? No, qua c'è un brevissimo elenco che costituisce il corteo sintomatologico principale, complesso e vario. Allora pensiamo un po', come si può
sperare con una terapia di venire a capo di tutto questo? Qual è l'obiettivo condiviso da raggiungere? Nell'immaginario del paziente la totale scomparsa del dolore, la guarigione, la vita come era prima. Nella testa del medico forse un miglioramento intorno al 50% dei sintomi del paziente. In realtà quello che dobbiamo cercare di fare è proprio adattando anche la valutazione al singolo paziente, dobbiamo cercare di ridurre l'impegno che il dolore ha nella vita del paziente e quindi cercare di abbassare il dolore e tutti gli altri sintomi al di sotto della soglia di interferenza con la vita quotidiana. È inutile che io riduca del 50% il dolore al paziente a costo, per esempio, di impedirgli, a causa degli effetti collaterali dei farmaci, di essere lucido durante la sua giornata, di accudire i figli, spesso sono donne molto giovani, di guidare la macchina, di poter lavorare. Allora, facciamo un altro voletto. Nel 1948 l'Organizzazione Mondiale della Sanità, famosa, famigerata, dichiarava essere la salute qualcosa di più dall'assenza di malattia, uno stato di benessere fisico, mentale e sociale. È da quel momento che si fa strada il modello biopsicosociale. Ma nel 2011 la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità cambia e definisce la salute come la capacità di adattamento e di autogestirsi di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive. Allora stiamo parlando di altro, non stiamo parlando di curare una malattia, stiamo parlando di poter accogliere una persona con una condizione che avverte, che percepisce come mancanza di salute e cercare di fargli acquisire una condizione psicofisica in cui percepirà un migliore stato di salute. È difficile pensare che tutto questo si possa ottenere con un solo farmaco o un solo intervento non farmacologico e quindi è necessario fare un cosiddetto piano di cura che deve assolutamente coinvolgere il paziente ed ecco perché nella fibromialgia, ma dico è paradigma di tutto il dolore cronico non neoplastico, è importante il coinvolgimento del paziente. In questo momento della mia storia da medico non mi sognerei più di dire al paziente lei deve prendere questa medicina perché dottore, perché io so che a lei farà bene, ma piuttosto tenterò di condividere, dando il maggior spazio possibile alle spiegazioni, di condividere un piano di cura col paziente, valutando anche le sue chiusure o le sue aperture, ovviamente. E finalmente la ricerca occidentale è che intendiamo come medicina riduzionista, che afferma che le relazioni fisiopatologiche sono relazioni lineari, anche se complesse. Io ho questo batterio che mi procura questa malattia, ho questo virus che mi procura questa malattia, ho questa, non so, questa condizione che mi procura questa malattia. Nonostante questo, anche la medicina rinuzionista con branche nuove della medicina, come la psiconeuroendocrinologia per esempio, o la timologia, che è un po' più sul lato sociale, è arrivata a dimostrare che la psiche, il corpo e l'ambiente sono legati da relazioni strette e se queste relazioni sono disfunzionali si può determinare la malattia organica o la percezione di malattia. Quindi il successo nella lotta al dolore come nella lotta a patologie croniche dolorose come la fibromialgia non è valutabile in base al consumo di farmaci. Il collega, e se c'è qualche altro anestesista, ricorderà, in collegamento, ricorderà che per tanti anni noi abbiamo valutato l'efficacia e la penetranza della nostra capacità di medici sul dolore, valutando la quantità di oppioidi che venivano prescritti. Ebbene, poi nel tempo ci siamo accorti che questo non va bene. Guarire significa cogliere l'informazione contenuta nella malattia. Come curiamo i pazienti? Con farmaci analgesici e farmaci adiuvanti. Qui vado molto veloce.
cerco di andare però lentamente dal punto di vista della parola. Quindi come li curiamo questi pazienti con dolore cronico neoplastico o non neoplastico? Farmaci analgesici e farmaci adiuvanti e tecniche invasive laddove necessitano. Questi sono i farmaci più comunemente utilizzati. Potete dare una scorsa veloce, c'è dentro di tutto. Possibili però, sono possibili tanti effetti collaterali con tutti questi farmaci e quindi per esempio con gli antinfiammatori, perforazione o sanguinamento dell'apparato gastroenterico, come ipertensione con alcuni farmaci, addirittura l'infarto, l'ictus, o anche con altri farmaci, per esempio gli oppioidi, la nausea, il vomito, la costipazione, il prurito e poi l'assuefazione, la dipendenza, l'astinenza, l'abuso. E quindi la scala dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di diciamo, interventi sul dolore è stata un po' modificata ultimamente, aggiungendo anche un ultimo, altri 2 gradini, quindi è diventata a 5 gradini piuttosto che a 3, considerando altre possibilità di interventi sul dolore cronico. Ma l'uso a volte sconsiderato di questa scala di trattamenti per il dolore in base alla loro gravità, semplicemente in base a questo, ha portato ad una, nel tempo, in alcune latitudini come l'America, ad una eccessiva somministrazione di farmaci, per esempio oppioidi, per trattare il dolore cronico non neoplastico. E quindi negli ultimi 10-15 anni l'eccessiva somministrazione di oppioidi è diventata il problema, causando dipendenze, abuso, decessi. E quindi oggi si è arrivati ad una ulteriore rivisitazione di questa scala, aggiungendo in tutti i gradini la possibilità di aggiungere ai rimedi che stiamo utilizzando tutti i rimedi della cosiddetta medicina complementare, prima di passare agli oppioidi forti. Fermo restando che io sono una prescrittrice, e lo sono stata per 30 anni e lo sono ancora, anche di oppioidi forti naturalmente, sono preziosissimi. In alcuni casi bisogna però avere delle precauzioni. E quindi vi presento qui, ma poi ve lo lascio, come vi voglio mostrare come l'uso problematico degli oppioidi è stato abbondantemente studiato in America e poi in altre latitudini, e quindi si è arrivati alla conclusione che i pazienti, per esempio, vedete in grassetto in basso, i pazienti con dolore devono essere, cronico naturalmente, devono essere sottoposti a screening per i fattori di rischio per un uso problematico del farmaco che io sto prescrivendo prima di iniziare un trattamento a lungo termine per il controllo del dolore. Questo vale per tutto. A me è capitato di avere prescritto ad una paziente di prendere il paracetamolo 1000 3 volte al giorno e poi al controllo mi sono accorta che la signora in realtà prendeva dai 6 agli 8 grammi di paracetamolo al giorno perché non le faceva effetto e quindi ne prendeva più del prescritto, rischiando effetti collaterali veramente gravissimi. E quindi è necessario uno screening per abuso di sostanze, abuso di farmaci da prescrizione, dipendenza, monitoraggio delle prescrizioni, monitoraggio dell'aderenza del paziente alla terapia. E quindi in conclusione c'è un urgente bisogno di una ricerca primaria di alta qualità per guidare le future revisioni sistematiche. E quindi questo articolo parla addirittura di escalation dell'epidemia di danni legati al dolore cronico. Ora, in Italia, in Europa siamo ben lontani da quello che è successo in America, però
per dire che in effetti se non si fa attenzione a ciò che si prescrive, come si prescrive all'aderenza del paziente al piano terapeutico, si possono correre dei guai. Allora, questa sarei io che penso, ma tutti i pensatori che si sono messi lì a ragionare hanno visto che cosa si poteva aggiungere agli oppioidi per potenziarne l'azione? Per esempio il THC. Si è visto che l'utilizzo dei cannabinoidi riduce la necessità della morfina. Il THC soprattutto è in grado di ridurre la dose minima efficace della morfina del 55%, del metadone del 75% e della codeina del 96%. Però vedete in alto come io ho voluto sottolinearvi come questo sia uno studio del 99, quando si cominciava a studiare il THC e si era ben lontani dall'aver approfondito l'importanza degli altri cannabinoidi e soprattutto dei terpeni anche che sono contenuti nella cannabis. Facciamo un passo indietro. Qual è l'origine del dolore nella fibromialgia? E allora troviamo che il dolore della fibromialgia può essere classificato come dolore nocipatico, cioè il terzo che vedete in questa tabella, un dolore che deriva dall'alterazione della nocicezione, cioè del processo che porta nel nostro organismo lo stimolo doloroso dalla periferia ai centri dove viene percepito e poi si prende coscienza del dolore. Nonostante non vi siano prove chiare di danno nel tessuto o di danno potenziale, di fatto noi vediamo che il sistema del dolore, tutta la via, diciamo il circuito elettrico per farmi intendere, del dolore non è funzionante in maniera utile al nostro organismo, ma non troviamo nulla che funzioni male, non riusciamo ad identificare cos'è che non funziona. Il dolore nociplastico quindi deriva dalla nocicezione alterata e cominciano gli studi per cercare di vedere cos'è che c'è di alterato e gli studiosi nel 98 appuntano la loro attenzione sul fatto che l'iperalgesia secondaria, cioè il fatto che nella zona del dolore e nelle zone accanto al dolore la soglia del dolore sia abbassata, quindi si senta più dolore, sono in relazione a un deficit di alcuni recettori o del funzionamento di alcuni ambiti particolari legati alla serotonina. E quindi la chetamina viene utilizzata per ovviare a questo problema. Vado diciamo velocemente su questo perché sono proprio nozioni per addetti ai lavori, però voglio farvi vedere come c'è comunque un collegamento scientifico ed una complessità che può in qualunque momento si voglia essere approfondita. E vi lascio le diapositive proprio perché chi desidera può ovviamente approfondire. E quindi l'attivazione o il malfunzionamento di questi circuiti, diciamo che funzionano a base di serotonina, può essere la causa del dolore che noi sentiamo, che il paziente sente nella fibromialgia. Ma sempre nello stesso anno, nel 1998, si nota che questa iperalgesia, dipendente proprio da questa alterazione del circuito della noradrenalina e della serotonina, viene messo in relazione nello stesso anno con il funzionamento del sistema endocannabinoide. E quindi si vede che questi circuiti funzionano male nel momento in cui il sistema endocannabinoide è carente, mostra una condizione di carenza che viene chiamato CED, carenza appunto del sistema endocannabinoide. Se il dolore nociplastico è il dolore della fibromialgia, quali sono i meccanismi
che lo determinano. Ma se il dolore della fibromialgia, cioè il dolore nociplastico, è collegato a un difetto del sistema endocannabinoide, possiamo pensare che ci sia ovviamente una correlazione nella fibromialgia con un deficit del sistema endocannabinoide. E qui cominciano vari studi che vi presento proprio al volo e voglio farvi notare però come questa evidenza di carenza del funzionamento del sistema endocannabinoide non è presente, non si è evidenziato solo nella fibromialgia, ma per esempio nell'emicrania, nella sindrome dell'intestino irritabile. Guarda caso c'è una grande comorbilità. I pazienti affetti da fibromialgia spesso soffrono anche di emicrania e anche di sindrome dell'intestino irritabile. Quindi nelle 3 diagnosi c'è questa chiara interconnessione, anche se ci sono pazienti ovviamente che soffrono di una soltanto di queste patologie, c'è però una grandissima quantità di pazienti che presentano comorbidità. E quindi la teoria della carenza clinica degli endocannabinoidi viene presentata da Ethan Russo nel 2001, stiamo parlando di 20 anni fa. Una carenza comparabile nei livelli di endocannabinoide potrebbe manifestarsi anche in altri disturbi che mostrano caratteristiche cliniche simili o prevedibili e collegabili al sistema endocannabinoide. E a che cosa può essere dovuta questa carenza del sistema endocannabinoide? A situazioni genetiche o a situazioni congenite, ma anche a situazioni acquisite a causa di lesioni o malattie intercorrenti. Ed ecco quindi perché si determinano sindromi fisiopatologiche con sintomatologia di difficile trattamento con terapie standard, perché se non andiamo ad agire sul sistema endocannabinoide non riusciamo probabilmente a trattare queste patologie che hanno in comune questa appunto carenza. Il sistema endocannabinoide, ricordiamoci che è collegato con il sistema del dolore, della ricompensa, della memoria, dell'appetito, la termoregolazione, l'infiammazione, l'immunità. Quindi il sistema cannabinoide è un sistema complesso endogeno di comunicazione tra le cellule. È un sistema di regolazione, come vedremo poi. Il sistema endocannabinoide è un sistema PNEI, cioè un sistema che mette insieme la psiche, l'aspetto neurologico, l'aspetto endocrino e l'aspetto infiammatorio. Gli studi sulla cannabis medica però si diffondono nel 2017 con uno studio retrospettivo che trova la cannabis utile, ve lo faccio breve, soltanto nel dolore cronico, nella però in relazione alla dose, alla via di somministrazione, si sottolinea in questo studio come gli effetti siano passeggeri e come non siano magari riproducibili. Gli effetti terapeutici sul dolore cronico si è notato che aveva il cannabinoide un migliore effetto analgesico, i prodotti naturali rispetto ai cannabinoidi sintetici, almeno questo, a questo studio lo dobbiamo. Sull'ansia è stato ritenuto da questo studio che la cannabis sia efficace. Sui disordini del sonno, ma questo studio, abbiamo visto, è uno studio fatto nel 2017, ma che ha preso in considerazione la letteratura dal 99 al 2016, retrospettivo. Ma dopo il 2017, quando già, tra virgolette, la piazza era stata rovinata alla cannabis da quello studio retrospettivo, cominciano a fiorire prima come dire, pubblicazioni con valore, potremmo definire aneddotico, poi studi sempre più strutturati. E quindi si mette in evidenza come i vantaggi, per esempio, si mettono in evidenza i vantaggi della cannabis medica per rispondere
alla crisi degli oppioidi, sia per trattare alcuni effetti collaterali degli oppioidi, sia per ridurre i trattamenti necessari di oppioidi, le dosi di oppioidi, aggiungendo i cannabinoidi. Il dolore neuropatico può essere efficacemente trattato. Questa è la seconda diapositiva che dice la stessa cosa in un altro articolo. La depressione e l'ansia. E poi viene sottolineato, qua siamo in aprile 2018, come il trattamento con cannabis sia estremamente sicuro, a differenza di quello che si è sperimentato con gli oppioidi. Questi sono tanti articoli ancora più recenti. Allora, è possibile trattare i pazienti sempre e soltanto con gli oppioidi quando i farmaci dei gradini più bassi non sono efficaci? È utile trattare sempre questi pazienti con dolore molto intenso così? No, assolutamente. Si possono appunto aggiungere dei principi attivi come la cannabis di medicina integrata in tutti i gradini della scala di trattamento. Allora, alla domanda: è possibile trattare efficacemente il paziente doloroso con farmaci con minori effetti collaterali? La risposta è sì, usando una terapia polifarmacologica. E poi all'altra domanda: è possibile integrare la terapia aggiungendo cannabis al fine di migliorare la qualità di vita e diminuire il consumo di FANS e oppioidi, cioè di antinfiammatori oppioidi? La risposta è sì. Ma la risposta è no quando si chiede: è possibile trattare il paziente doloroso cronico, escluse le patologie con carenza nel sistema endocannabinoide, solo con cannabis terapeutica? La risposta è sì, è possibile solo ad alte dosi. Allora lì sarà comunque preferibile utilizzare una terapia polifarmacologica. E infine, è possibile trattare il paziente fibromialgico con cannabis terapeutica? La risposta è sì. E perché non voglio fare un discorso olistico, ma voglio fare un discorso multidisciplinare. Questo è quello che sono il dolore e la malattia secondo il paziente. Vedete la sua ideazione: sente dolore, sviluppa la sua idea di dolore e malattia ed entra in confusione. Cosa faccio? Cos'è che fa male? Perché fa male? Cosa posso fare? Cosa succede dopo? E tutto dipende dalle esperienze, dai consigli che riceve, dalle visite che fa, dagli esami cui viene sottoposto, dall'educazione e dalla cultura che ha. E passiamo a ciò che in realtà è più simile all'olismo. La matrice del dolore, neuromatrice, in realtà ha un nodo sensorio e un nodo affettivo, lo sappiamo da sempre, ma va preso in considerazione. E quindi tutto forse si unifica nel dolore cronico non neoplastico di tipo nociplastico. Forse abbiamo qualcosa che riesce a spiegare tutto questo, tutti questi sintomi che vediamo nella fibromialgia come in altre patologie. E possiamo affermare che la fibromialgia, la sindrome della stanchezza cronica e tutto quello che leggete qua, il colon irritabile, la cefalea cervicogenica, l'emicrania, i disturbi temporomandibolari, la sindrome dolorosa miofasciale, le gambe senza riposo, il movimento limbico periodico nel sonno, la sensibilità chimica multipla, disturbi della memoria, disturbi dell'attenzione, alcuni tipi di dismenorrea primaria, la sindrome uretrale o cistite interstiziale e lo stress e il disturbo da stress post-traumatico possono avere tutti un disturbo della comunicazione intracellulare tra cellule e apparati. E se il dolore nocipatico è connesso alla CED, e dato che il sistema endocannabinoide è un sistema PNEI, secondo i principi della psiconeuroendocrinologia, la psiconeuroendocrinologia è l'unico approccio possibile per la sindrome fibromialgica. E la cannabis terapeutica, essendo la cannabis terapeutica un farmaco PNEI, è l'unica possibile terapia farmacologica efficace
perché cura uno stato carenziale. Laddove c'è uno stato carenziale, all'inizio vi ho detto, bisogna fare differenza tra un tipo e l'altro di fibromialgia, e questo è molto importante. E vediamo come affrontare anche l'argomento delle piccole dosi è importante in questo ambito, perché a differenza di altre patologie che comportano dolore, come per esempio la sclerosi multipla, dove sono necessari altissimi dosaggi di cannabis medica, nella fibromialgia e nelle malattie che sono conseguenti a una carenza del sistema endocannabinoide, proprio perché ci troviamo davanti ad una carenza e non ad un sistema disfunzionale, cioè a un sistema disfunzionale a causa della carenza, basta dare un'integrazione. E quindi, così come do un'integrazione di ferro a chi è anemico perché gli manca il ferro, posso dare un'integrazione di cannabis a chi ha questa carenza. Spesso vediamo nei pazienti fibromialgici che la cannabis medica funziona a bassissimi dosaggi. Se il sistema endocannabinoide è PNEI, la PNEI è interdisciplinarietà, ma siamo sicuri che questo basti? Secondo l'ottica PNEI, nel trattamento della fibromialgia sono centrali l'asse intestino-sistema nervoso microbiota, che è fondamentale, che si fonda su integrità del sistema PNEI e sull'integrità gastrointestinale. Qui vi lascio la diapositiva per chi volesse approfondire. Quello che sentiamo e di cui spesso si abusa è la parola stress. Ma in realtà cosa vuol dire? Ora, cercate di non leggere la diapositiva, ve la levo. Cosa intendiamo per stress? È quello stimolo che ci fa ricorrere a dei sistemi tampone, dei sistemi che vogliono aggiustare le cose, fino a quando però questo stress può essere aggiustato, ma ci sono delle condizioni di sovraccarico di stress, che si chiama e viene detto sovraccarico omeostatico, che non sono più compatibili con la salute. Questo è l'aggancio tra lo stress nell'ambito del sistema psico-neuroendocrino immunologico e la malattia del sistema endocannabinoide. L'usura, e quindi è quello che può succedere. Uno stress acuto può causare, intendendo come stress qualunque evento, che può essere uno stress emotivo come uno stress biologico, qualcosa che mangiamo in maniera come dire, poco sana, o la vita che facciamo poco sana, possono portare appunto ad una usura. Usura di cosa? Dei sistemi regolatori, cioè proprio del sistema endocannabinoide. E quindi viene studiata l'integrazione mente-cervello-corpo. Anche queste diapositive ve le passo e ve le lascio, perché voglio però farvi comprendere che queste cose che io sto affermando sono state ampiamente studiate ed ampiamente affermate. Quindi un organo può funzionare male, può avere assumere dei funzionamenti poco utili alla salute, non solo se io ho un incidente e mi rompo un braccio o mi si spacca la milza, ma perché assumo dei comportamenti nella mia vita o seguo degli stili di vita che non sono appunto funzionali e che possono portare ad una malattia organica. La vera svolta nel trattamento delle patologie croniche è e sarà, secondo me, non più nemmeno la multidisciplinarietà, ma la transdisciplinarietà. E in questo senso, con la signora Claudia Villani, ecoprogettista culturale, e portiamo avanti questo progetto Pharmacon, l'arte che cura, come studio clinico, non solo che porterà a dei risultati misurabili, non solo con valore aneddotico.
perché l'arte può essere, secondo noi, quello stimolo che possa portare il paziente di nuovo, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, attraverso modificazioni che passano attraverso il sistema PNEI e quindi il sistema endocannabinoide alla percezione di nuovo di una condizione di salute. Questo è lo scenario della fibromialgia, dal 3 al 5% della popolazione soffre di fibromialgia. Questa è un'opera di Suzanne Kessler che in realtà descriveva il percorso di un navigatore solitario intorno a Capo Horn, ma che a me subito ha ricordato il percorso così caotico e difficile del paziente fibromialgico prima di arrivare ad una diagnosi e quindi ad una terapia. È chiaramente tempo di cambiare. La cannabis medica è la svolta per i pazienti fibromialgici, chiaramente non per tutti, perché come vi ho detto, di fibromialgia, di sindrome fibromialgica, ce ne sono vari tipi, tra virgolette, soprattutto la primitiva e la secondaria. E quindi i cannabinoidi e non cannabinoidi estratti dalle inflorescenze di cannabis naturale dobbiamo sapere che sono tutte sostanze attive che svolgono un'azione di modulazione l'una sull'altra. In questo chiaramente l'associazione che mi ospita ha già portato avanti altri seminari e voglio dire che la cannabis, per poter essere prescritta e perché poi il paziente possa trarre profitto dalla prescrizione, ci sono solo due soluzioni. O si va a tentativi pedestri, ma questi li può fare anche il paziente quasi da solo, o il medico deve avere una conoscenza approfondita dei principi attivi contenuti, delle modalità di estrazione e quindi di salvaguardia dei principi attivi, e quindi deve fare il medico prescrittore una prescrizione precisa, avendo ben presente quello che sta dando al paziente, non solo in termini di THC e di CBD, perché il sistema di endocannabinoide appunto è un sistema complesso di regolazione. Ci siamo resi conto, e sto per finire, che purtroppo la formazione dei medici in questo ambito non è ottima, e quindi col CEFPAS di Caltanissetta, che è un centro per la formazione regionale che dipende direttamente dall'assessorato regionale alla sanità, abbiamo cominciato nel 2021 con il primo corso di formazione che è diviso in 3 moduli, uno dedicato agli utilizzi clinici, uno dedicato alla preparazione a base di cannabis e il terzo un modulo dedicato alla prescrizione e all'erogazione dei preparati. Corsi esclusivamente di formazione per medici. Per la prescrizione della cannabis esistono ovviamente, devono essere adottati gli stessi principi di attenzione che abbiamo imparato ad utilizzare in tanti anni di pratica clinica per gli oppioidi. Non perché la cannabis sia, tra virgolette, problematica come gli oppioidi, o perché io tema che un giorno ci possa essere il problema cannabis medica, come è diventato il problema oppioidi, ma perché è opportuno che il medico valuti il paziente singolarmente. Infatti la necessità impellente è quella di stabilire e concordare col paziente degli obiettivi di trattamento, valutare le controindicazioni relative. Come vedete qui ho segnalato per esempio l'instabilità psichiatrica, che non vuol dire che il paziente psichiatrico non può fare cannabis, ma deve essere una cannabis utilizzata con intelligenza, quindi deve essere considerato il paziente a 360 gradi. Oggi conosciamo l'utilità per esempio del CBD e di tutti i terpeni che anche in un paziente psichiatrico possono essere estremamente utili, addirittura ci possono aiutare
mi riferisco per esempio ai pazienti con demenza, a ridurre proprio i farmaci antipsicotici che vengono somministrati al paziente. E quindi una prescrizione responsabile, la titolazione intesa come somministrazione graduale del prodotto farmaceutico a base di cannabis medica al paziente affinché si abitui, affinché si possano mettere in evidenza eventuali effetti collaterali che possono essere sgradevoli per il paziente. E quindi poi valutare il monitoraggio del paziente e l'aderenza del paziente alla terapia prescritta. Il più recente che io ho trovato, 2019-2020, un tentativo di standardizzazione di un protocollo, però in realtà nella pratica clinica non esiste un protocollo standard, anche se per esempio vediamo che, ve lo faccio vedere qui, che per esempio ci sono delle tabelle che dicono che nella spasticità da para e tetraplegia è utile una dose di THC da 10 a 20 mg al giorno, e così nella fibromialgia da 2,5 mg fino a 15 mg al giorno. In realtà però il medico, secondo me, che nella fibromialgia parte dal 2,5 e per arrivare al target di 15 mg senza valutare il paziente e gli effetti che il farmaco ha sul paziente, quindi gli prescrive una scaletta lungo la quale il paziente si muove, diciamo, automaticamente, secondo me quel medico non fa un buon servizio al paziente. Non dimentichiamo l'efficacia delle piccole dosi, questo vabbè l'abbiamo detto, e quali sono le opinioni dei pazienti fibromialgici che hanno ricevuto la cannabis rispetto ai trattamenti standard. Ho veramente finito. Questi sono i pazienti che hanno ricevuto cannabis medica. Quelli che l'hanno ritenuta efficace sono il 62%, 1300 pazienti fibromialgici sono stati sottoposti a questo sondaggio online. Quelli trattati con antidepressivi come il Cymbalta, soltanto l'8% ha trovato beneficio nella fibromialgia. Quelli con il Pregabalin, un antiepilettico, soltanto il 10% ha trovato beneficio. E con ciò vi ringrazio. Vi lascio anche un'ampia bibliografia per poter approfondire. Grazie. Grazie, dottoressa Sapio. Adesso io metto sul podio anche gli altri ospiti per poter partire con il dibattito che segue la sua relazione. E passo subito la parola al dottor Berti, che è anche presidente, che è medico di famiglia e anche di base, è presidente del... Chiedo scusa, adesso qui ho fatto un casino, mi rincresce un attimo. Chiedo scusa. Adesso vi devo rimettere in ordine. Devo vedere dove si trova adesso il caro collega Pitini, non lo vedo più. Spero che non sia uscito. Adesso al mezzo non lo vedo. Allora passo la parola al dottor Berti, che è presidente del Cannabis Social Club di Bolzano, per un saluto e per una prima valutazione della relazione della dottoressa Sapio. Sì, buonasera a tutti, salve. Cara collega, buonasera. Io sono arrivato leggermente in ritardo e non ho potuto vedere tutta la relazione, solo buona parte. Complimentoni davvero, è una bellissima relazione, completa, approfondita e davvero guarda un po' a 360 gradi come affrontare terapicamente il problema della diagnosi di fibromialgia. Riguardo a questo, appunto, mi fa piacere vedere che ci sono degli esperti che sono mentalmente anche aperti nei confronti di questa malattia, perché spesso, essendo, come hai detto te, non trovando dei riscontri organici, è spesso anche difficile
per un medico attenersi a dei dati oggettivi. Quindi abbiamo a volte questi pazienti che esperiscono questi sintomi, che hanno del disagio, che hanno del dolore, dove non riusciamo mai a trovare un parametro che vada male, qualche valore che vada male, un referto ecografico che vada male, e quindi in realtà si tende spesso a sminuire questa sindrome. Quindi questo di sicuro, trovare dei professionisti che siano interessati, quantomeno che abbiano l'orecchio per ascoltare il paziente, è sempre una buona cosa, ecco. Quindi sicuramente questo. E poi d'altra parte, come hai detto te, non c'è mai un approccio univoco a questa sindrome, tant'è che i pazienti che vanno nello stesso servizio da noi in Alto Adige è trattata specialmente dai reumatologi, ma da reumatologi diversi spesso hanno farmaci diversi, se si rivolgono in privato iniziano con terapie diverse, quindi quando poi si confrontano fra di loro, e qui in Alto Adige c'è la sezione di fibromialgia della Lega dei Reumatici, spesso hanno dei dubbi e quando vengono dal medico di famiglia dicono: ma perché una conoscente ha avuto questi farmaci, ma perché a me questi, a me non funziona? Quindi ecco, è veramente sempre una sfida, ecco, poter cercare una terapia completa, una terapia soddisfacente per i pazienti affetti da fibromialgia, e di sicuro la cannabis è un'ottima arma, un'ottima risorsa per cercare una soluzione efficace. Volevo precisare Volevo che solo dire, chiedo scusa anche ai nostri ospiti, di chiedo di parlare lentamente perché stressiamo fortemente il traduttore, perché c'è tutta una serie di termini tecnici specifici da tradurre. Ringraziamo Davide per questa sua preparazione specifica, è molto importante, ma chiediamo comunque di parlare piano. Grazie. sì, volevo semplicemente dire che la terapia efficace nella fibromialgia è una terapia, sottolineare che è una terapia multimodale. Dal punto di vista farmacologico, la cannabis ha dato questo grosso passo avanti, ma rimangono i cardini della terapia multimodale, per esempio la psicoeducazione, che non è un percorso psicoterapico individuale, ma è un'altra cosa. Per esempio, alcuni tipi di attività aerobica a carico crescente, cioè ci sono tutta una serie di la parte nutrizionale, ci sono tutta una serie di ambiti. Oggi abbiamo parlato solo dell'aspetto farmacologico, ma la terapia della fibromialgia è multimodale. Grazie, dottoressa Sapio. Se il dottor Berti non ha niente da aggiungere, chiederei a Roberto Pitini di fornirci il suo commento. Adesso mi vedi e mi senti, spero. Perfettamente. No, grazie Monica, perché hai fatto una relazione splendida, molto ampia, sia dal punto di vista generale sulla sindrome fibromialgica, ma ancora più ampiamente l'inquadramento, c'è a chi non piace la parola olistico, comunque cercare di vedere dal punto di vista umano, filosofico, medico, filologico, eccetera, che siamo un tutt'uno, non si può dire, come qualcuno dice, no, il tuo dolore esiste solo nella tua testa. Nella tua testa è dove il dolore viene percepito, questo dovrebbe essere ben chiaro. A noi probabilmente sì, ma bisogna spiegarlo anche ai pazienti. L'educazione, l'empowerment, per usare un anglicismo, del paziente, cercare di dare gli strumenti non solo farmacologici al paziente per affrontare la sua situazione di disagio, la sua malattia, è una cosa estremamente importante. Ancora di più ci hai fatto vedere che purtroppo le vie del dolore sono infinite e dobbiamo cercare di, non dico di rendere infinite anche la nostra conoscenza, perché ciò è impossibile. Capiamo sempre qualche cosa di più e con qualche conoscenza in più
ma in particolare volendo o cercando di ridurre il pregiudizio attorno all'utilizzo di questa pianta. Ecco, per esempio, il fatto che l'EULAR non lo consideri nel 2017 nelle linee guida, se dico che è una bestemmia forse esagero, però insomma di non considerare una pianta millenaria utile nella terapia del dolore in senso olistico, in senso ampio, mi sembra veramente una grave carenza. Io non sono nessuno in confronto all'EULAR, però la mia idea posso dirla sicuramente. Quindi grazie per avermi quantomeno illuminato un po' di cose in più sulla sindrome fibromialgica, perché è veramente una questione molto complessa. Grazie ancora. Grazie a te. Io, ahimè, ho vissuto anche l'epoca dell'oppiofobia, non so quanti anni hai tu, ma io ne ho più di 60 e mi occupo Ci di arrivo terapia tra del poco. dolore da allora. Ci arrivo tra poco. Esattamente, vabbè, io li ho già superati, lasciamo perdere. Siamo lì, dai. Abbiamo attraversato anche l'oppiofobia, quindi non mi spaventa. So che insistendo nella formazione prima o poi si arriverà. Mi stupisce che ci siano dei terapisti del dolore che oggi non considerino l'utilità della cannabis in tutta una serie di patologie croniche, non solo non neoplastiche, ma anche nel malato neoplastico, come un adiuvante, come abbiamo usato da sempre, accanto agli oppioidi, per esempio anche nei malati neoplastici. Nessuno dice che la cannabis cura il cancro, almeno io no, certamente. Però è un adiuvante importante per cercare di sostenere il paziente da alcuni punti di vista. E quindi ci vorrà tempo perché si oltrepassino, si superino le barriere, si abbattano le barriere e quindi se ne comprenda l'utilità, che deve passare però attraverso la conoscenza, perché ho visto ahimè, prescrittori un po' improvvisati, ma perché volevano fare bene, ma non si erano ancora formati a sufficienza, e quindi in realtà poi magari il paziente aveva degli effetti collaterali o non rispondeva bene, eccetera, perché il paziente non era stato ascoltato forse a sufficienza e quindi non si era potuto sviluppare un pensiero terapeutico elaborando una ricetta di cannabis che possa avere questo nome. Ed è per questo che ci siamo dedicati alla formazione, almeno in Sicilia. Chissà. Sì, questo è quello che cerchiamo di fare anche noi qui in provincia di Bolzano. Grazie a Peter ancora, perché facendo un evento online come questo, anche se siamo piccolini, siamo pochi, c'è tutta una serie che poi può essere seguita e riascoltata e rivista e riconsiderata e riprendere spunti nei più vari campi di applicazione della cannabis medica. Infatti uno dei difetti principali, una delle lacune maggiori è proprio la mancanza di informazione sui campi di utilizzo e sulla sicurezza dell'utilizzo della cannabis medica rispetto per esempio agli oppiacei, e lì su quello non credo che ci sia dubbio, ma in particolare l'efficacia, il rapporto rischio-beneficio, costo-beneficio nel caso della cannabis secondo me è assolutamente ottimale. Costo non è tanto costo-beneficio, perché il costo ancora in molte regioni è elevatissimo, ahimè. Pardon, rischio-beneficio. Ecco. Costo nel senso di profilo di sicurezza, indice terapeutico in questo caso. Il costo, ma è uscito fuori il costo così perché c'è anche quello, sicuramente c'è anche quello, e dobbiamo continuare a fare informazione e, come fa Peter egregiamente, devo dire, a rompere le scatole, perché è una cosa che funziona molto bene. Infatti, grazie ancora Peter, perché solo martellando assiduamente
su certi tasti, basandosi sui diritti del paziente, perché appunto non è solo l'assenza di malattia, ma uno stato di benessere psicofisico che vuol dire la salute. La salute a sua volta, la terapia del dolore a sua volta non è un costo, ma è un beneficio per la collettività, soltanto che farlo capire a certe figure sembra estremamente difficile, nonostante ci sia letteratura in abbondanza. Vabbè, non mi dilungo, dai. Invito ancora tutti a scrivere le vostre domande, le vostre osservazioni nella chat. Abbiamo visto che oggi ci sono spettatori dall'Abruzzo, dalla Lombardia, da tutte le parti dell'Italia. Vi salutiamo tutti e siamo molto felici di poter offrire queste informazioni via questi media fantastici che abbiamo a disposizione. Pertanto non osate a scrivere le vostre domande. Una domanda era quella se l'incontro verrà registrato. Sì, possiamo dire di sì. L'incontro viene registrato ed è consultabile su Facebook cercando il Cannabis Social Club di Bolzano. E man mano che poi passa un po' di tempo si inseriscono anche sul sito del Cannabis Social Club di Bolzano. Se qualcuno vuole avere le slide che sono state trasmesse dalla dottoressa Sapio, si può rivolgere all'indirizzo email che vedete sopra l'immagine qui di sottofondo, info@cannabissocial.eu. Poi è arrivata un'altra domanda da Massimo Nabissi che chiede: salve, avete una casistica di pazienti fibromialgici che hanno iniziato cannabis medica come prima terapia o solo pazienti refrattari o resistenti alle terapie certificate? Rispondo subito, Massimo, grazie della domanda. No, ci sono delle casistiche che conoscerai sicuramente, dell'ospedale Sacco, per esempio. Io personalmente ho trovato una certa difficoltà perché, nonostante la legge lo consenta, in realtà quando io poi vado a prescrivere il cannabinoide come primo farmaco ad un paziente fibromialgico, diciamo, trovo una opposizione dall'altra parte. Quindi ho avuto per esempio un medico di medicina generale che mi ha contattato dicendomi: ma tu non stai seguendo la legge, per dire. Oltre questo, spesso i miei pazienti sono fibromialgici inveterati e quindi hanno una serie di comorbilità, e quindi trattarli magari solo con la cannabis potrebbe non essere sufficiente. E quindi mi risulta a volte utile iniziare con altri farmaci e poi aggiungere la cannabis. Poi vediamo che quello che fa veramente la differenza sulla qualità del sonno, sull'astemia, sul dolore, sull'umore è poi la cannabis. Però il dolore, per dire, somatico, non nociplastico, devo alzare il dosaggio. Allora preferisco fare una terapia polifarmacologica. Mi piacerebbe farlo nell'ambito di uno studio dove si potesse dimostrare la carenza del sistema endocannabinoide, e quindi sono aperta a qualunque proposta di un laboratorio che mi dica te lo misuro io. Pare facile fare ricerca, non è facile, ma per niente. Grazie Massimo. Abbiamo un'altra domanda che è stata inserita da Cristiane. Come si fa a sapere se la terapia è giusta? So che certi medici prescrittori sono pesanti, come sempre si voglia interpretare questo termine. Come saperlo? E non c'è che sperimentarlo, ma questo con qualunque terapia. Non so se Roberto ha un'esperienza o Aldo un'esperienza diversa dalla mia. Io credo che qualunque medico può avere la mano pesante o la mano leggera, e boh, il paziente come fa a districarsi? Provando.
Ditemi voi cosa ne pensate, Roberto, Aldo. Io ti dico che per quanto mi riguarda è il paziente che mi deve dire se sta meglio. Io come medico interpreto il mio ruolo come terapista del dolore, io posso consigliare qualche cosa al paziente sulla base di quello che lui mi chiede. Dobbiamo fare un'alleanza terapeutica, questo se ne parla anche. Cercare di andare in tutti gli ambiti. Io magari sulla parte psicologica o psichiatrica forse, anzi sono sicuramente carente, però so dell'importanza di quest'arma, so dell'importanza dell'ascolto del paziente. Molti pazienti si lamentano che in 5 o 10 minuti a non si sa quali prezzi, il medico neanche li ascolta, scrive giù 2 righe, farmaco di solito, e la soddisfazione del paziente, la fiducia del paziente in questo caso probabilmente piuttosto bassa. Se gli dai tempo 15, 20, 30 minuti parlando, cioè io medico lo ascolto e il paziente ha la capacità di parlare, mi deve spiegare come arriva, quali sono i disturbi, è il paziente che mi deve dire se il farmaco A o il farmaco B è più efficace. Questa è la base di ogni studio controllato, prospettico che sia, è il paziente che dà una valutazione di una terapia rispetto ad un altro, rispetto al placebo, che rimane comunque diciamo il gold standard di qualsiasi terapia. Cioè si confronta col nulla praticamente un intervento medico. È il paziente quindi che mi deve dire, mi dice sto meglio con questo farmaco qui per quanto riguarda la terapia farmacologica, sto meglio con questo rimedio qui piuttosto che con quello che avevo provato prima, oppure questo non lo tollero. E dobbiamo ascoltare, secondo me, un po' di più i pazienti, cercare di andare incontro alle loro esigenze con le limitazioni che hai giustamente evidenziato prima, cioè cercare di capire qual è il potenziale di abuso. Esiste anche lì l'abuso psicologico del medico, cioè di mettere sotto il medico, perché purtroppo succede anche questo. È un'evenienza un po' più rara, solitamente è il contrario, però ecco, l'ascolto del paziente ci aiuta anche noi, a me mi ha aiutato a capire tante cose. Un paziente, il mio nostro più famoso, è lui che mi ha insegnato tante cose e mi ha stimolato a occuparmi di cannabis, perché l'entusiasmo che vedevo in lui e il benessere che gli aveva portato l'utilizzare la cannabis per la sua sclerosi multipla e altre cose, mi ha fatto pensare che non avevo ancora capito molto di terapia del dolore. E allora ho cominciato a studiare su questa strada e ci ho messo un po' di tempo a capire, ma molte cose me le ha spiegate lui e altri pazienti. Questo assolutamente, assolutamente sì, perché per esempio nel nostro ambulatorio, per quello che può valere la nostra esperienza, il paziente fibromialgico ha uno spazio di visita di 3/4 d'ora. Quindi io l'ho potuto fare perché lavoro all'ospedale Fate Bene Fratelli, ho potuto convincere padre Priore che se gli avessi fatto al paziente fibromialgico 1/4 d'ora di visita non avrei concluso nulla. Avevo bisogno di 3/4 d'ora. Lui mi ha detto sì, mi ha detto fallo in ore positive, vai tranquilla. E io lo facevo in ore positive, ero contenta io, contento lui che mi dava lo spazio, eravamo contenti tutti e il paziente. Quindi è assolutamente necessario l'ascolto, però la domanda della persona che non vedo chi sia, sui medici prescrittori pesanti, probabilmente si riferiva a quell'accenno che ho fatto alle piccole dosi, perché magari, ecco, la mia idea e la mia esperienza è che si può arrivare in tutto, anche ad alte dosi, se non ci sono effetti collaterali, ma partire con alte dosi non lo trovo utile nella mia esperienza clinica. Assolutamente no. Poi c'è un'altra domanda che vedo. Vuoi aggiungere qualcosa in questa tematica, Aldo?
Allora, sì, no, indubbiamente qui proprio per, vabbè, non è una bestemmia dire trattare olisticamente la fibromialgia, di sicuro l'ascolto è una di quelle cose che è sicura, che aiuta a inquadrare meglio il paziente, a capire quali sono anche le sue reazioni di fronte alle varie tipologie di terapie. Ecco, quindi solamente prescrivere una cosa in qualunque disciplina sia, senza poi riceverne feedback o senza poi volere aver tempo di ricevere feedback può non portare a niente. Quindi ecco, questo è chiaro che bisogna dare lo spazio che merita ogni paziente senza, come diceva il collega Roberto, senza lasciarsi sommergere, senza farsi abusare. Però sì, è una sindrome complessa e quindi anche la comunicazione del paziente dovrà essere più articolata molto semplicemente. Questo basta saperlo prima e armarsi prima delle dovute precauzioni, per esempio, come ha fatto la dottoressa, di estendere l'orario di visita a 3/4 d'ora, giustamente. E per la prescrizione per i medici pesanti, sì, ci sono probabilmente alcuni colleghi che forse tendono a iniziare subito il trattamento con la cannabis ad alte dosi, invece è un farmaco per cui si deve iniziare a dosi basse e poi salire man mano, proprio perché non esiste una titolazione standard. Questo va detto all'inizio al paziente, che deve avere pazienza. Se il paziente vuole ed è compliante alla terapia, bene, altrimenti ci sono comunque altre strade. Ecco, è una via che bisogna percorrere insieme, il medico e il paziente. Grazie, ringraziamo anche Lidia Canins che per noi segue un po' il fronte delle domande e dei dibattiti su Facebook. Lidia, c'è qualcosa? Tu hai delle domande o delle osservazioni da presentare? Sì, ho delle domande. Mi senti? Vai, ti sentiamo, non ti Sì. vediamo per un problema tecnico, ma ti sentiamo benissimo. Sì, ci sono delle domande su Facebook e in pratica la prima domanda, la cannabis intesa come solo cura o coadiuvata da farmaci veri e propri? Intanto la cannabis è un farmaco vero e proprio, la cannabis medica è un farmaco, quindi Anzi, già sono più farmaci. sì, non so, appunto, abbiamo una quantità enorme di principi attivi, di alcuni conosciamo sempre meglio l'efficacia e quindi gli effetti, di altri ancora, ahimè no, però effettivamente gli studi così approfonditi sono un po' carenti da questo punto di vista. Mi riferisco a tutte le altre sostanze, per esempio anche gli altri cannabinoidi, non so, il cannabigerolo, altre molecole attive e importanti di cui si sta dimostrando l'importanza. A volte si può usare insieme ad altri farmaci, perché no? Certo, nell'ambito di quella terapia polifarmacologica che è assolutamente lecito utilizzare. Poi c'è un'altra domanda della signora Paola Lopresti che chiede: per chi soffre anche di glaucoma e purtroppo non può assumere nessun farmaco che allevi i dolori della fibromialgia, potrebbe assumere la cannabis senza avere effetti sul tono oculare? Sì, Con effetti positivi sul tono oculare. la risposta è proprio sì. Assolutamente sì. E lì veramente dovrebbe essere la prima scelta. Dovrebbe essere, purtroppo è relegata come ultima. E in particolare fibromialgia più glaucoma, due buoni motivi. Vorrei un attimo inserire e chiedere come mai questa paziente non può assumere altri farmaci per il dolore. Chi le ha detto che a causa del glaucoma non si possono assumere antidolorifici? Questo sarebbe anche interessante un attimino capire come mai, non mi risulta che io piace aumenti. Forse magari con, non so, il cortisone, gli antinfiammatori, forse si rivolge a questi, riferisce a questi. Forse si riferisce a questi che sono, ahimè, ancora i farmaci più usati per trattare il dolore. Ecco, ok. No, questo potrebbe anche essere un buon momento per Petra per descrivere un po' i servizi del Cannabis Social Club, perché questa signora si potrebbe rivolgere anche al club
per avere anche una visita medica, Peter. Sì, forse in questo riguardo, se posso interrompere, facciamo ancora la prossima domanda. Okay. La signora Anzia Ritta chiede come mai non vengono formati i medici? Perché non ci sono corsi di formazione per operatori sanitari obbligatori, visto che si prescrive ormai da 10 anni? Perché non si studia nelle università? Domanda Per da me 100 punti. fonda una porta aperta. Si Due. Tant'è potrebbe vero anche chiedere perché il ministero non fa di più, no? Cioè inizia già proprio in alto, che manca proprio un po' di comprensione anche qui, comprensione per pazienti, perché ormai abbiamo capito che funziona la cannabis e abbiamo problemi proprio a livello più alto, al ministero. Cioè fanno delle leggi e poi loro stessi non si tengono a quelle leggi. Per esempio, la reperibilità della cannabis. Cioè noi per anno in anno è di nuovo il problema che manca la cannabis medicinale in farmacia. E non è il problema del farmacista, neanche del problema di quelli che fanno l'importo. È il problema il ministero. E io mi sento anche di fare un nome, è la responsabile dell'ufficio stupefacente, la dottoressa Apuzzo. Purtroppo sappiamo che i problemi in questo senso non vogliono essere affrontati, non vogliono essere risolti. Adesso si spera, spero che tra i partecipanti e gli uditori abbiano firmato a un referendum, ovviamente, che non sarà la panacea questo referendum, però sicuramente ha dato una bella mano, sta dando una bella mano ad aumentare la discussione, aumentare la conoscenza, che è la cosa più importante di cui abbiamo bisogno. Aumentare la formazione. Noi sono un paio d'anni, Peter, che abbiamo un corso di formazione per i medici. Ho fatto anch'io direttamente dall'interno dell'Ordine dei Medici pubblicizzare l'argomento, cercare di far capire ai colleghi che non è quella bestia che diciamo il pregiudizio culturale condizionante cannabis uguale droga, non è esattamente così, è la famosa bugia ripetuta 1 milione di volte che diventa verità, ma proprio con la forza della verità anche dei numeri, della scienza, perché ci sono. La scusa che non c'è letteratura sufficiente è una scusa vecchia, è una scusa lo so, ma ancora te lo dicono a livello di assessorato, perché stiamo rompendo le scatole. No, ma non ci sono studi sufficienti. No, non è vero, andateveli a cercare, gli studi ci sono, ce ne sono sempre di più, però la scusa è automaticamente utilizzata a vari livelli. Quindi continuare a fare formazione, informazione e rompere le scatole. Abbiamo altre domande? Sì, prima di porre una domanda concreta di un telespettatore, un complimento alla dottoressa. La signora Rita Pioppo scrive: un sentito grazie alla dottoressa Sapio per aver reso semplici e comprensibili dei concetti non facilmente accessibili a chi non ha competenze mediche. Grazie anche per l'attenzione rivolta ad una patologia che purtroppo e paradossalmente non è ancora riconosciuta dal sistema sanitario. E un altro complimento, un ringraziamento: grande dottoressa Sapio, grazie alla sua terapia con la cannabis medica sono tornata a vivere. E come ultimo una domanda concreta. Il signor Giacchi chiede: è approvato cioè la cura della cannabis per la sindrome delle gambe senza riposo? Posso un attimo, per la sindrome gambe senza riposo abbiamo avuto un seminario, un webinar qui col Cannabis Social Club
Sì, si può utilizzare la cannabis per le gambe senza riposo. Per favore, Peter, puoi indicare al paziente dove trovare il filmato la registrazione del vecchio seminario, per cortesia. Penso che l'utente era su Facebook, allora se in questo canale Facebook va sotto i video, lo troverà. Dice tutta la videoteca di tutte le edizioni già svolte in questa lunga serie di 14. Magari colgo l'occasione a far presente un po' il nostro programma, per cui condivido lo schermo. Allora, come vedete, abbiamo iniziato già in marzo con i nostri eventi e subito il prossimo evento, il 25 maggio, era la sindrome RLS. Abbiamo continuato in primavera fino alla sindrome di Parkinson, fatto una pausa in estate e iniziato adesso il 14 settembre con la cefalea all'emicrania. Dopo la fibromialgia abbiamo, come vedete nel giro, qua ancora altre patologie interessanti dove l'uso della cannabis è consentita e anche cioè, è interessante a sentire se funziona o no. Bene. Grazie Pietro. Abbiamo ancora delle domande concrete qui sulla chat. Una prima che si rivolge alla dottoressa Sapio. Mi perdoni la domanda, ma la differenza fra fibromialgia, chiedo scusa, primaria e secondaria, qual è la differenza? La differenza sta nel fatto, allora, la sindrome fibromialgica è l'insieme di tutta una serie di sintomi, come tutte le sindromi in medicina, giusto? Ora, questi sintomi, faccio sempre io l'esempio della febbre. Mettiamo che io ho la febbre mi può venire perché sono stato sotto il sole e ho preso un colpo di sole, perché ho una malattia virale, perché ho una malattia batterica, o può essere un caso di ipertermia endogena, per esempio centrale, per cause neurologiche. Allora, nella fibromialgia, come in tutta la medicina, identificare solo un sintomo non è sufficiente. Bisogna capire questo sintomo da dove viene, se viene da qualcosa. Escluso che venga da qualcosa, allora si definisce la malattia come fibromialgia primitiva. Qui questo insieme di sintomi. Per entrare nella pratica, l'ho detto, forse la persona si è collegata più tardi, si è persa le prime diapositive, un paziente con l'artrite reumatoide, che è una malattia autoimmune, che va trattata con dei farmaci particolari che modulano proprio la risposta autoimmunitaria, questo paziente nel tempo, soprattutto se la malattia non è ben gestita dal punto di vista farmacologico, o perché si sovrappongono altre cose, può avere la sindrome fibromialgica. In quel caso, spesso, trattare meglio l'artrite reumatoide riduce la sintomatologia della sindrome fibromialgica. Spero di essere stata chiara. Ci sono altre due domande che magari adesso passiamo. Assumere cortisone è utile nella fibromialgia? E magari la collego con la seconda perché si tratta di una medicazione. Chi è in cura per depressione può assumerla per la fibromialgia? Sì, chi è in cura per depressione la può assumere ovviamente, a maggior ragione se è una depressione reattiva al dolore cronico, a maggior ragione. Comunque, in generale, i pazienti psichiatrici possono ricevere cannabis medica, assolutamente sì. Per quello che riguarda il cortisone no, però talvolta una fibromialgia inveterata, cioè che dura da tanto tempo, magari ha già determinato o determina delle comorbidità, delle altre alterazioni fisiche in cui magari il cortisone, se c'è infiammazione, può essere utile.
Quindi il cortisone è un potente antinfiammatorio. Se c'è infiammazione, la cannabis agisce pure regolando l'infiammazione, ma nel tempo. Non possiamo pensare di avere un effetto sull'infiammazione immediato. Mi prendo la cannabis medica e mi passa, non lo so, l'infiammazione all'8º molare. Mi spiego? Quindi se è necessario, perché dà molto fastidio, un'infiammazione acuta, si può anche utilizzare il cortisone, ma per quella fase acuta. Perfetto, grazie. Altre Io avrei osservazioni? ancora una domanda. Vai. La signora Cardella chiede una seconda volta se può avere una risposta dai medici, suppongo, alla sua domanda. L'uso dei cannabinoidi su pazienti intolleranti a vari farmaci e integratori può essere una svolta alle cure? Esattamente. Sì, se non ha, dipende che intolleranze ha, potrebbe avere anche delle intolleranze, se è una sensibilità chimica multipla, potrebbe in teoria, anche se la cannabis nel tempo ha un'efficacia in questo ambito, potrebbe essere allergica. A me è capitato, mi è capitato un paziente in cui ho dovuto cambiare formulazione perché l'olio che veniva utilizzato per produrre l'olio di cannabis che avevo prescritto al paziente faceva allergia. Non erano tanto le sostanze, infatti ho temuto che fosse qualche sostanza estratta dalla cannabis, invece per fortuna era solo il substrato dove noi avevamo sciolto il prodotto. No, Però per in teoria curiosità, può capitare, a me non mi è capitato. per curiosità era oliva, arachide, MCT, quello al quale hai avuto allergia? Curiosità. Oliva. Sarebbe ancora un'ultima domanda. La signora Paolina chiede: volevo sapere la tempistica per avere risultati. Io ci ho provato una volta e mi sono scoraggiata perché non ho avuto risultati dopo una settimana. Dovrei riprovare? Posso farmi seguire dalla dottoressa? I Allora, dottori ridono. io lavoro a Palermo, non so la signora di dov'è. Comunque stiamo cercando di organizzare in ospedale un sistema di consulenze online perché mi rendo conto che potrebbe essere utile per tanti pazienti, però al momento non ce l'abbiamo ancora. Però sì, una settimana, se consideri che io appunto comincio con basse dosi, probabilmente nel suo caso sarebbe stata necessaria una dose più alta e non l'abbiamo mai saputo. Quindi bisogna stare a stretto contatto col medico, questo non l'avevo detto. Io sono in stretto contatto con i pazienti fino a quando non arrivano a una dose standard via WhatsApp. Quindi il paziente che riceve una terapia inizia la terapia, ogni 3 giorni mi dà notizie via WhatsApp. Non ho trovato niente di meglio, se qualcuno mi può suggerire una cosa migliore, volentieri la utilizzerò, e mi dice se ha effetti negativi, effetti positivi, e io proprio lo terrorizzo in visita, gli dico: lei non è autorizzato da me ad aumentare il dosaggio se io non glielo dico via WhatsApp. Quindi ho imparato a fare così perché sennò andavano per la tangente. E quindi ogni 3 giorni mi danno informazioni e io li seguo nel tempo, fino a quando arrivano a un dosaggio efficace o fino a quando effettivamente arrivati a un dosaggio notevole, magari avendo cambiato l'olio con la resina, insomma, avendo già provato ad alzare il dosaggio, il paziente effettivamente non è possibile trattarlo con questo farmaco. Poi mi preme di porre ancora questa domanda che sicuramente sfonda delle porte aperte. Oggi abbiamo tante domande. La signora Nadia Fiorentino chiede: sto assumendo cannabis terapeutica da aprile e va decisamente molto meglio. Tuttavia sono sempre in ansia rispetto alla guida dell'auto. Devo guidare per lavoro, non posso farne a meno. Mi sento bene a guidare dato che sto meglio e dormo, ma ho sempre il timore che se mi capitasse un incidente di una certa rilevanza potrei avere guai. Mi sapete dire la legge cosa dice in merito? In internet non ho trovato notizie soddisfacenti. Potrei
rispondere. Allora, tutte e due le domande. Prima quella della paziente e impaziente, che io capisco che chi ha una malattia, che ha dei sintomi, ha un disturbo, vuole risolvere il prima possibile, ma la cannabis è un estratto vegetale. Si tratta di fitoterapia, ognuno ha la propria soggettività, il proprio rapporto col farmaco, quindi deve avere molta pazienza, deve trovare un medico con cui stare a stretto contatto e provare. Una settimana è sicuramente insufficiente come tempo. Da 1 a 3 mesi. Sì. Se ben seguiti. Non so se sei d'accordo, Monica. Assolutamente sì. Quindi se la paziente di prima sta ascoltando, rivedrà il video, consigliamo a quanto pare 3 di riprovare e di avere un po' più di pazienza, ecco, questo prima di arrendersi, perché non è un farmaco titolato come può essere un antidepressivo, un oppiaceo, un oppioide o il cortisone, quindi non è così semplice stabilire se funziona o meno. Per quanto riguarda la patente, se la paziente segue una terapia a base di cannabis, sia dal sistema sanitario sia privatamente, non avrà conseguenze penali riguardo l'incidente, però purtroppo c'è uno spazio grigio enorme su questo, quindi verrà sicuramente deferita, se trovata positiva con cannabis, alla commissione patenti locale, e lì sarà la decisione della commissione stessa. Ogni commissione decide per sé. Questo è un grande capitolo di vergogna della legge italiana, in cui nessuno vuole mettere mano, però ecco, dal punto di vista penale può stare tranquilla. Potrebbe essere, se la commissione patenti locale è molto rigorosa, che venga sospesa la patente, che debba fare urine, che debba fare capello e queste cose qui. Però ecco, quantomeno penalmente può stare tranquilla. Posso magari io dire Sì. qualcosa a quel proposito? Grazie Pepe. Un nostro paziente, per esempio, si è anche ha avuto anche tanta paura di perdere il patente. Gli è stato suggerito dal carabiniere, cioè di una persona delle forze dell'ordine, di farsi fare una certificazione del suo medico di base che assume questo medicinale, e con questo medicinale lui sta molto meglio, cioè gli sta solvendo tanti problemi. Solo questo, non deve scrivere che il paziente è in grado di guidare, perché quello chiaramente è sempre anche dipendente dal dosaggio, ma può confermare con un documento che il paziente ha bisogno di questo medicinale, punto. E questo già aiuta. Però purtroppo c'è molta anche ignoranza in questo, e soprattutto appunto la carenza comunque, per cui si deve comunque andare alla commissione. Oggi ho ricevuto una paziente fibromialgica a cui mi sono permessa, nell'attesa di attendere i risultati, vedere se era primitiva o secondaria, eccetera, di prescrivere complessivamente un dosaggio di 5 gocce di Laroxil, amitriptilina, un blando antidepressivo che usiamo tranquillamente in terapia del dolore a IOSA. Ottimamente. Ebbene, questa donna appartiene alle forze dell'ordine ed è stata sospesa dal servizio, le hanno tolto la pistola, anche se lavora in ufficio, e l'hanno proprio sospesa, l'hanno lasciata a casa, perché sostengono che con 5 gocce di Laroxil potrebbe avere una commissione medica l'ha esaminata, e con 5 gocce di Laroxil potrebbe avere degli scatti d'ira in seguito all'uso della terapia e usare la pistola in maniera scorretta. Quindi, capito? Questa non l'avevo mai sentita. Va bene. Io. L'ennesima perla Figurati con infatti le ho detto, figurati se ti prescrivevo la cannabis. La licenziavano direttamente. In questo contesto ci giunge ancora una domanda di Cristiane che chiede: per andare all'estero bisogna avere una dichiarazione particolare? Per andare all'estero è meglio di no, perché comunque sia bisogna vedere com'è la legislazione del paese di destinazione. Dove si va? Ma è comunque uno stupefacente, quindi sarebbe, insomma, se un paziente viene fermato anche con una ricetta, una motivazione scritta nella lingua del paese di destinazione, potrebbe passare dei problemi grossi se la cannabis ha contenuto THC.
addirittura in alcuni paesi la cannabis ha solo contenuto di CBD e illegale, quindi ecco, per questo io direi di sconsigliare di non mettersi a fare, non so se i colleghi hanno dei consigli migliori, ma secondo la mia esperienza, anche banalmente andare da Bolzano all'Austria potrebbe essere un problema, quindi ecco. Sì, io non mi è mai capitato, noi partiamo dalla Sicilia, siamo più in basso, scherzo, però ho fatto tanti certificati, ma per voli interni, non extra in Italia. Non mi è capitato, poi non lo so, sarà stato il lockdown, nessuno me l'ha chiesto. A chi mi ha posto la domanda ho consigliato comunque di considerare, come diceva Aldo, la legislazione del paese dove si va. Cristiani non molla e vorrebbe sapere Ovviamente. come la situazione si presenta in Francia. Posso forse anche dire io che esiste un accordo che si chiama Schengen, che consente al paziente di portare il suo medicinale anche all'estero, chiaramente solo in Europa. Però secondo me bisogna forse qui rivolgersi a una persona che conosce più meglio questi accordi tra gli stati, però per prudenza forse davvero meglio non portarlo. Devo non portarla perché poi si ha a che fare con le guardie doganali, con la polizia doganale nei paesi di destinazione. Non consiglio assolutamente. La Francia, peraltro, è un paese dove ancora la cannabis è regolarmente sanzionata, sono ancora, se possibile, più indietro di noi. Quindi ecco, si tratta comunque di una sostanza stupefacente agli occhi della legge. Quindi molto semplicemente l'importazione, anche un paziente tedesco che vuole venire in Italia con della cannabis THC potrebbe passare dei guai, perché si tratta comunque di importazione illegale di stupefacente. Quindi se magari si incontra un ufficiale che ti controlla e ha le vedute un po' più lunghe, ok, ma si possono passare dei guai. Quindi io lo sconsiglio proprio di non mettersi a cercare di far valere i propri diritti di malato in questo contesto. Perché sì, esattamente, specie se si va in vacanza si rischia di passarle al confine. Andare anche dalle forze dell'ordine e chiedere lì. Anche. Però sai che Ringrazia per la chiarezza. magari un carabiniere un po' più di larghe vedute ti dice fai così così, però ti trovi poi un altro rappresentante delle forze di ordine di un altro paese che non la pensa esattamente come il rappresentante di forze dell'ordine italiano al quale tu hai chiesto. Però guarda, caro Peter, per i medicinali è possibile l'importazione all'estero in maniera abbastanza semplice, per la cannabis no, come ben sai, anche se si tratta di uso medicinale, quindi è da sconsigliare avventurarsi in questi meandri legali estremamente fumosi, ecco. C'è davvero da passare una brutta vacanza se si fa per questo. Sì, senza dubbio. Ok, ci sono ancora domande, Lidia? No, no. Ok, allora non so, secondo me abbiamo trattato veramente in lungo e in largo. Io, scusi, io vorrei nel senso del nostro coordinatore, forse ai vari e numerosi spettatori e partecipanti, ricordare che saremmo contenti se l'uno o l'altro si facesse come socio, che visto che facciamo tanti seminari, tanti webinari e i pazienti ci stanno al cuore. Perfetto, Lidia, grazie. Grazie Lidia, è proprio nel mio senso. Ma io vi ringrazio molto alla dottoressa Monica di questa presentazione, era molto interessante. Cioè io adesso non ho capito tutto, poi chiedo a Roberto e a Leonardo poi delucidazioni. Invito tutti i pazienti che sono interessati, che sono attuali, che sono interessati a una visita medica,
che tramite il Cannabis Social Club si può prenotare una visita nella nostra rete. Adesso c'è una cooperativa sociale dove abbiamo medici che sono proprio esperti per la cannabis. Possono chiamare tramite, cioè al Cannabis Social Club, e noi gli organizziamo una visita. Io a questo punto vorrei ancora magari far presente ancora una volta i prossimi eventi che saranno molto interessanti per il prossimo fine settimana: le patologie gastrointestinali. Come sappiamo, anche nel gastrointestinale spesso non si ha soluzioni, e forse anche qui la cannabis potrebbe dare un'ottima soluzione. Poi, come abbiamo sentito oggi, le malattie reumatiche, anche queste forse con cannabis possono trovare una soluzione buona. Poi assolutamente pazienti con l'epilessia, si sa benissimo che la cannabis funziona bene, lì anche forse solo con la CBD. Poi il 2 novembre abbiamo un ospite molto particolare, il dottore Franjo Grotenherman. Lui è l'amministratore delegato del IACM, International Association Cannabinoid Medicine, un'associazione di medici che vogliono promuovere l'uso dei cannabinoidi. Lui era già presente nell'anno scorso su una conferenza sulla terapia dei tumori. Lui ha scritto un libro a questa tematica. Lui dice assolutamente che non è solo la cannabis, ma sono tutte le cure che valgono, però la cannabis è poco invasiva, per cui dovrebbe essere usata molto di più. Poi in autunno, in novembre, abbiamo altre due eventi anche da medici della Germania, dalle parti di Berlino, per stress, ansia e insonnia. In quel caso anche il consiglio del medico di piccoli dosaggi di THC che usano, che possono essere utili. E finiamo quest'anno con una relazione su asma e ipertensione. L'effetto collaterale della cannabis, cioè è un vasodilatatore, però fa un effetto anche straordinario, per esempio sulla glaucoma, sull'asma e proprio sull'ipertensione. Bene. Vuoi parlare di sponsor? Ok. Faccio presente anche che questo evento viene finanziato dai aspetta da qua. Allora abbiamo vari sponsor: la farmacia Dottor Ternelli, la farmacia Bruso di Merano, le farmacie Bonvicini di Bolzano e anche la farmacia Perini di Bolzano. Poi un altro sponsor è la Ethical Banking di Bolzano. Poi sono 2 produttori di cannabis light, o 3 produttori di cannabis light: la Bioteca di Gorizia, la Crystal Wheat di Milano e la Trincaria Hemp proprio anche della Sicilia. Abbiamo come sponsor anche la Dutch Passion, un produttore di semi di cannabis. Il sponsor maggiore però rimane sempre, il finanziamento del Dipartimento della Salute della provincia autonoma di Bolzano. Abbiamo un media partner, la Belief, e un partner scientifico è la IACM della Germania, cioè questa organizzazione internazionale di medici. Il prossimo evento: la professoressa Francesca Borelli, che parla della cannabis per il trattamento delle patologie gastrointestinali. Io do alla redazione, ringrazio ancora la dottoressa per la splendida, per la molto, cioè una presentazione davvero, cioè una delle migliori che avevamo quest'anno. Bravo, bravo.
Grazie Peter, ovviamente queste iniziative valgono anche per fare una sorta di community e con tutti questi esperti che abbiamo visto ormai sono nate anche delle amicizie, anche dei rapporti continui, questo mi sembra un aspetto importante e quello che preme anche a noi qui in zona di confine è di fungere anche un po' da ponte tra l'area tedesca e l'area italiana, perché abbiamo capito che ci vuole anche una sorta di collaborazione internazionale per portare avanti questa tematica importantissima. Ringrazio ancora Peter che è un motore instancabile dietro a un'iniziativa importantissima, difficile nella gestione, difficile nell'intervento, difficile anche nella vita di tutti i giorni, ma avete creato una realtà interessante che dà tanta speranza a tante persone che hanno trovato in questa medicazione una sorta di via d'uscita anche da un accanimento che spesso registriamo nel contesto medico. Se non c'è altro da aggiungere, faccio ancora... Ok, prego, dottor Berti, presidente del Cannabis Social Club di Ancora Bolzano. una volta che in questi giorni si sta tenendo la raccolta firme per proporre un referendum abrogativo sulla cannabis, in particolare il referendum si propone di abrogare le conseguenze legali e penali della coltivazione domestica di cannabis e dell'utilizzo personale, quindi di avere con sé della cannabis. Già è stato raggiunto il limite minimo di 500.000 di firme, però sarebbe comunque importante firmare e far firmare per far affermare un principio di salute universale che è comunque difeso dalla nostra Costituzione. Quindi non, come ha detto prima Roberto, forse non sarà la panacea, però è comunque un segnale che va dato dalla società civile alla politica, che da 50 anni è sorda verso questo tema e continua ancora ad accomunare cannabis medicinale e droga. Ecco, quindi sul sito referendumcannabis.it si trovano tutte le indicazioni, è possibile firmare soltanto online con SPID, oppure chi non ha la firma digitale, oppure c'è una terza opzione col Trust Verify. Grazie, grazie, sì, è molto importante per uscire veramente da questo medioevo che invece nasce ai primi del Novecento e ci siamo, se si legge un po' di storia del proibizionismo della cannabis si comprende bene come sia stato costruito sulla base di interessi economici. Questo la storia ce lo porta proprio all'evidenza. Assolutamente senza basi scientifiche. Assolutamente, viviamo in questa epoca, vabbè, non voglio dire altro. Sappiamo. Non voglio dire altro, e quindi cerchiamo noi di portare avanti nella nostra pratica clinica quello che sappiamo per esperienza e sulla base di tanti studi scientifici. Firmare a questo referendum credo che sia assolutamente importante e segno proprio di un senso civico profondo. Posso non essere io personalmente interessato all'uso della cannabis, però è utile che come dire, si faccia da cittadini, si dia la libertà a chi ne può trarre beneficio di procedere, visti i gravi problemi anche di approvvigionamento di cui parlava Peter e che abbiamo vissuto tutti da quando prescriviamo la cannabis. Grazie mille, ottima conclusione direi, se da parte vostra non c'è da aggiungere niente. Io aggiungo solo una cosa, mi appello a tutti quelli che hanno seguito oggi, ne erano in tanti, di associarsi al Cannabis Social Club di Bolzano per portare avanti questo progetto fantastico, magnifico, che è nato dalla volontà di 2 o 3 persone e che ormai ha già raggiunto delle dimensioni di tutto rispetto. Buonasera a tutti e grazie. Volevo ringraziare Peter che mi ha tirato dal profondo sud, non so come ci sei arrivato a me da Bolzano, però ti ringrazio moltissimo, è stata una bellissima esperienza
spero di vedere presto, di vedere gli altri incontri che non ho potuto seguire, di rivederli su Facebook a questo punto. Grazie molto per questa iniziativa e per avermi invitato. Grazie a te, mille grazie. Alla prossima allora, alla prossima. Grazie a tutti. Avanti tutta. Buona serata, alla prossima. Altrettanto, grazie a tutti.